Ciao a tutti, oggi è venerdì 19 gennaio 2018 e sono in fibrillazione perché domattina partirò per Valencia e domenica proverò in anteprima mondiale la Panigale V4. E questa settimana appena trascorsa è stata pazzesca perché sono successe davvero tantissime cose. Così ho deciso di realizzare un video in cui vi racconto come si è svolta la mia settimana. Una sorta di weekly vlog. È un esperimento, è il primo che faccio, fatemi sapere se vi piace così ne realizzerò altri. Mi piacerebbe farne uno a settimana in cui in ogni video vi racconto come si è svolta la mia settimana. Quindi benvenuti nel mio primo weekly vlog. Bene, oggi è domenica 14 gennaio, ieri abbiamo fatto la nostra prima diretta che è stata un successone, 22.000 spettatori in un'ora, wow! E il problema è che adesso questo è il casino da sistemare. No! Oh! Vabbè, erano adattatori, non erano schede. Ta-da! Bene, finito di sistemare il casino, adesso mi metto qui a scrivere un nuovo video. Ok, ho visto che fuori c'è un po' di nebbia e da un po' di tempo sto lavorando a una serie di video sulla guida stradale, quindi adesso prendo la macchina, esco per fare 2 riprese fuori con la nebbia. Ecco, in questo bel giretto serale mi ha anche fermato la polizia, come avete visto. Ora non ve l'ho detto ma ho una macchina nuova, quindi non vi dico ancora che macchina è, lo scoprirete in un nuovo video. Vi dico solo che ha 350 cavalli. Ok, di nuovo qui al computer a montare video, è mezzanotte e 23, sono qui da 3 ore praticamente ormai. Detto ciò, sto impazzendo perché? Perché sto facendo una comparativa tra auto e moto per capire se va più forte un'auto o se va più forte una moto. Il fatto è che ho trovato dei video di auto con telemetria, ma non riesco a trovarli di moto, e quelli che trovo di moto che inquadrano il cruscotto mi danno dei dati sbagliati sulla velocità. Ecco, se la strumentazione della moto prende la velocità dalla ruota che gira, quando la moto impiega la ruota gira più veloce. Quindi quel dato sulla velocità non è affidabile. L'1:49, ho appena finito di montare... no. Vi confesso che è un grosso problema, ovvero fin da quando ero bambino non riesco ad avere degli orari normali. Io tendo a star sveglio tutta la notte e a dormire... Quindi ieri dopo la diretta sono uscito, sono stato un po' con gli amici, alla fine sono tornato a casa alle 5, sono andato a letto alle 7 e mi sono alzato alle 4 del pomeriggio. Mi sono poi messo a lavorare, fino a questo momento sono le 2:38, quindi quanto ho lavorato? E non ho sonno, ma zero proprio. Olè! Andiamo! Sono le 4:10, provo ad andare a dormire. 10:40, svegliato adesso, ho dormito 5 ore, domani mi devo svegliare alle 7. Io non ne posso più di sta tosse, dura una settimana. Sì, pronto, buongiorno, oggi potrebbe visitarmi perché è una tosse... Sì, un quarto d'ora, solo 10 minuti. Ok, di solito faccio un potenziamento e 2 workout of the day. Oggi dopo il primo sono morto, quindi mi fermo qua.
Ma c'è la scala per salire lì sopra? Minchia, ma è enorme. Grossino, dai. Se la cava. Ma ce l'hai la patente E per guidare sta roba? Ma stai dormendo? Oh no. Secondo te scendo, perché non scendo? Oddio. Possiamo andare? Aspetta voi. 400 km. Il paura del mago Casanova. Ok, siamo arrivati in montagna, ad Alagna. Fa pure rima. Sono le 3:07 e adesso vado a nanna. Che cazzo succede? Ciao, buongiorno. No. Che cazzo c'entra? Io sono andato a prendervi la colazione. Sono già andato a iscrivermi. Ma tu non dormi mai? Ma non ho ancora chiusi perché è troppo presto. No, veramente? Sì. Ok, non abbiamo capito un cazzo, il programma delle gare inizia dalle 9, le iscrizioni, quindi prove libere dalle 10 alle 12, quindi sono le 8:30. Pranzo e poi Bella. inizia le gare. Io torno a dormire, ciao. No! È isolello. Nevica un botto. Buongiorno, ciao, buon Natale, buon Natale. ciao. Comunque tutto sto panico di svegliarci presto, perché quelli della gara sono dei... Se leggi noi abbiamo letto quella in italiano, se leggi la descrizione in inglese c'è scritto Race Day Rider Registration will begin at 9 o'clock, quindi la registrazione inizia alle 9. Come l'hanno tradotto questa cosa? Registrazione a missione entro le ore 9, che è il contrario. Quindi panico, dobbiamo svegliarci alle 7 perché se... Niente, io non mi sono svegliato, ho fatto tutto loro. Cioè arriva lì, non c'era nessuno alle 8:30. Raga, io sono rimasto sconvolto sia dal ciao sia dal tipo che ci sta sopra, perché in pista va come un aereo, tutto su una ruota. Quindi ho deciso di fare un video speciale dedicato al ciao. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi così da ricevere la notifica quando uscirà il video sul ciao con le gomme chiodate. Ok, oggi ho provato per la prima volta a guidare un cross sul ghiaccio, non l'avevo mai provato. All'inizio è difficile, devi abituarti perché è una cosa diversa da tutto. Non è cross, non è enduro, è proprio un'altra sensazione. La moto scivola tanto, è sempre di traverso, però bello, figo, molto figo. Ho schiantato il drone, l'ho rotto, devo ripararlo. Quindi adesso sto scaricando tutto il materiale che ho girato con tutte le varie telecamere del caso, carico tutte le batterie e domani ci sarà la giornata di gare. Ci hanno portato il parafango per domani. Sono le 7:09, mi sono appena svegliato. Ieri sono andato a letto alle 10 con l'idea di dormire come un ghiro, solo che ho fatto la cazzata di bere un tè. Il tè contiene caffeina, io non reggo caffeina, quindi mi sono addormentato alle 4. Anche stanotte ho dormito 3 ore. E fuori è notte, vi rendete conto che è ancora buio? Casa dolce casa. Sono le 21:38. Ci abbiamo messo un po' più del previsto. Io speravo di essere qua per le 8:30. Abbiamo perso tempo a tirar fuori la gente dal ghiaccio che era rimasta impantanata. Poi sai, scarica le moto, carica, partiti in chiacchiera. Alla fine sono arrivato a casa a quest'ora. Ora mangio e mi schianto a dormire, perché ho dormito 9 ore in 3 notti. Perché domattina devo essere carico, perché vado in fiera a Verona per fare un nuovo video. A brevissimo pubblicherò i video della gara sul ghiaccio e i video della fiera di Verona che girerò domani. E io tra 3 giorni salirò su questa.
Dio. No, no, il campione qua è lui. Io no. Sei il campione su internet. Dai, Bravo, dai, te lo bravo, concedo. Bravo. Ciao, sono Alberto Cona, Area Drift, sono pilota di drifting da qualche anno ormai. Finita anche questa giornata in fiera, bellissimo, bellissimo, davvero. Ci sono state delle cose troppo belle, dal drifting, di cui vedete una piccola anteprima qui, ma mamma quanto mi sono divertito, all'incontro con personaggi del calibro di Giancarlo Falappa che mi ha detto che guarda i miei video. Voi non potete capire per me cosa significa questo, cioè pezzi di storia del motociclismo italiano e mondiale che guardano i miei video. E poi ho incontrato tantissimi amici, tante altre persone che conoscevo e bello questa giornata oggi in fiera, e soprattutto bellissimo incontrare tante persone che guardano i miei video e che sono sempre di più, anzi siete sempre di più, quindi grazie. Ora sistemo il bordello della gara su ghiaccio di ieri che non ho ancora messo a posto, vado a nanna e domani si prepara tutto per Valencia.